Ciao ragazzi o ragazze, oggi ho fatto il video perché vi voglio insegnare una tecnica che ho imparato da Joseph Alai, che vi consiglio come coach di manifestazione e legge degli assunti, perché io ne ho seguiti tanti, ma lui è il migliore in assoluto. È americano, quindi i video sono in inglese, però ci sono i sottotitoli in italiano. Se andate nelle impostazioni li trovate. E lui va più a fondo, cioè subito sembra ostico, criptico, ma poi quando cominciate a seguirlo veramente si apre proprio un mondo, cioè gli altri coach proprio non possono paragonarsi a lui, è il migliore. E questo metodo della lista lo ha creato lui. Lui sa che io faccio questo video, quindi non sto copiando niente, anzi vi lascio il link qua sotto sul suo canale YouTube. Seguitelo anche solo con i sottotitoli, perché veramente, se avete veramente intenzione di imparare la legge degli assunti e manifestare veramente, cambiare veramente la propria vita, lui è il meglio che c'è. Io ne ho seguiti 7-8, ma lui è il meglio che c'è. Niente, il metodo della lista. Allora, innanzitutto io in uno dei primi video avevo detto che io scrivendo non avevo mai manifestato niente, perché poi ho capito che una mia convinzione era che per manifestare bisogna fare tanto lavoro, quindi mesi di affermazioni robotiche, così. Era un mio assunto, una mia credenza, e quindi non manifestavo niente con la scrittura. Poi un giorno mi sono chiesta, quando ero già entrata molto più in profondità in questa legge, soprattutto con Joseph, mi sono chiesta: ma se io ho tanta fiducia in Joseph e tutte le altre tecniche hanno funzionato, perché questo non deve funzionare? Devo cambiare questa mia credenza. E allora l'ho fatta, e devo dire che funziona alla grande. È molto semplice. Vedete, un quaderno, io qua ho tutti i miei quaderni dove ci scrivo le tecniche, dove faccio gli esercizi e dove faccio la lista. Carta, penna. Allora, io questo ve lo consiglio per manifestare cose piccole, cose anche più grosse, ma non andate subito sulla persona specifica. Per quello poi vi insegnerò un altro metodo. Sì, ci potete mettere qualcosa per la persona specifica, per far tornare il fidanzato, per far innamorare la persona che vi piace, però questo serve per farvi vedere come funziona la manifestazione, e vedere con i vostri occhi le cose che si manifesteranno. È un test, serve proprio per creare il muscolo della manifestazione, no? Perché più voi vedrete manifestarsi le cose, più troverete sicurezza nel vostro potere di manifestazione. Io lo faccio da quando ho fatto l'ultimo video, sarà 20-25 giorni, e già mi sento molto più addentro alla legge d'assunzione, alla manifestazione, perché proprio, cioè, succedono delle cose. Niente, questa lista dovete esattamente seguire le istruzioni, eh? Allora, si scrive a mano su carta con penna, non scrivete al computer, non scrivete al telefonino, perché non serve a niente. Noi dobbiamo imprimere l'inconscio, e l'inconscio non lo imprimi scrivendo a macchinetta così, bisogna scrivere. Partite dal giorno 1, fate 14 giorni. Il giorno 1 scrivete minimo 10 cose, poi ne potete scrivere anche di più. E cazzate. Io ho scritto: vedo una macchina rosa, ho scritto: trovo un pupazzo per strada,
la mia amica mi dice questa cosa, ne ho scritte tantissime perché in 20-25 giorni ne avrò scritte più di 250 e alcune succedono nel giro di 2 o 3 giorni, altre ci possono volere dei mesi. In tutte le manifestazioni non c'è un tempo, però tutte prima o poi si manifesteranno. Poi in mezzo a tante cavolate ho scritto anche delle cose più importanti sulla salute, sul lavoro, sui soldi. Ad esempio, proviamo a leggerne qualcuna per darvi un'idea di cosa scrivere. Ad esempio, ho visto una macchina rosa. Io il giorno dopo ho visto una macchina rosa. Ero seduta in poltrona con il mio computer, ho alzato gli occhi un attimo, c'era la TV e in primissimo piano una macchina completamente rosa, il giorno dopo questo. Ho visto una donna con i capelli blu, ne ho viste 3. Poi qua altre cose più personali. Ho visto un pallone rosso. Qua parlo di lavoro, sono cose più personali queste, però per darvi un'idea delle cavolate da scrivere. Ho visto un levriere afghano e ne ho visti 3. Ho visto un bobtail, che è un cane che andava di moda negli anni 70 e non si vede più da anni. L'ho visto il giorno dopo in un video su YouTube che gli stavano facendo il bagno, perché poi ricordatevi, quando mettete ho visto può voler dire che vedete dal vivo, ma potreste vederlo anche in TV, in un video, in un cartone animato anche. Che se scrivete ho visto un asino che vola, chiaramente vedete l'asino che vola nel cartone animato. Poi vabbè, ho vinto una macchina, chiaramente non l'ho ancora vinta, se no ve l'avrei detto. Poi avevo scritto la mia migliore amica si appassiona alla manifestazione e sinceramente all'inizio quando gliene parlavo non era molto, era abbastanza annoiata. E invece adesso, cioè l'altro giorno abbiamo passato più di 2 ore a parlare di questa cosa, adesso che la sta cominciando a capire è interessatissima. Io l'ho manifestata interessata a quello. Non so, potete mettere, ho trovato un bracciale d'oro, mi hanno regalato 100 euro, ho visto un cigno, anche lì ne ho visti tantissimi, ho visto un fenicottero, mi si è aperto la schermata del computer, c'erano solo fenicotteri, ho visto come si chiamano? Non un dirigibile, una mongolfiera, e ne ho viste 3. Ho comprato le scarpe Shakers a meno di 50 euro e le ho trovate a 36 euro, che è impossibile praticamente. Ho trovato un paio di occhiali, li ho trovati dopo una settimana, perché io poi qua segno quanto tempo dopo li trovo per avere un'idea. Ho visto un uomo con i capelli lunghissimi, l'ho visto su YouTube, un uomo che aveva i capelli che arrivavano alle caviglie. Ah, poi ho visto una persona con le stampelle, allora 3 giorni dopo sono andata in città, sembrava di essere in un reparto di ortopedia, ne avrò visti 6 persone con le stampelle, era domenica mattina, presto, perché io vado a camminare presto perché alle 5 sono sveglia, sono andata in centro, non c'è mai nessuno, però c'erano 5 persone con le stampelle. Poi potete mettere, ho visto una zebra, la potete vedere dal vivo, la potete vedere su internet. Mi hanno regalato un profumo, la tal persona mi ha chiesto scusa, il tale, un amico che non ho sentito da anni mi ha telefonato. Ho sognato la tal persona, io qua ho messo che ho sognato il mio gatto che non c'è più, non ho ancora sognato. Mia sorella ha ricevuto una bella notizia, tante cose.
Fate anche cose tipo come avevo detto l'altra volta, non so, con vostro madre, vostro marito. Mio marito ha detto la parola e poi mettete una parola che lui non dice quasi mai e vedrete che la dice. Ho fatto dire presi in colline in sono chiuso alla mia sorella. Ho visto un leone blu, l'ho visto in un cartone animato chiaramente. Ho visto una persona senza una mano, ne ho viste due in un film. Dopo non c'è scritto quanti giorni dopo. Vi voglio dare un po' di idee. La tal persona ha deciso di sposarsi, anche un VIP qualunque ha deciso di sposarsi. Mettete anche cose dei VIP, anche di news. Ho visto, ho visto una macchina bianca e rossa, perché è raro vedere macchine bianche e rosse, cioè io non le avevo mai viste. E niente, dopo una settimana mi sono trovata in una rotonda, vi giuro, ma vi giuro sulla mia vita, mi si sono affiancate prima due macchine bianche e rosse, che poi ho scoperto che sono le Citroën, che stanno uscendo adesso, e subito dopo ne sono arrivate altre due uguali, quindi mi sono trovata con quattro Citroën bianche e rosse tutte in fila da questa parte. Poi dalla destra, sempre alla rotonda, mi è arrivato un R4, che è una vita che non si vedono, tutta dipinta di bianco e di rosso, e nello stesso momento è arrivata una panda bianca e rossa, che io le pande bianche e rosse non penso che esistano proprio. E, insomma, 6 in rotonda, 6 tutte nello stesso momento, macchine bianche e rosse, per dire cosa potete scrivere. Poi ho messo ho vinto un'automobile perché spero di vincere, ancora quello non è successo, però ho appena mandato via la cartolina, bisogna dargli del tempo. Ho visto una sedia a dondolo, ne ho viste due. Ho sentito la canzone tal dei tali, avevo messo due canzoni, le ho sentite tutte e due, canzoni vecchie, mica di adesso. Poi canzoni vecchie che all'epoca avevano avuto un po' di successo ma che non sono rimaste come dei classici. Ho visto una cicogna, ne ho viste 5. Vabbè, questo per... Ho scritto anche delle cose tipo Trump viene sbattuto fuori prima della fine del suo mandato, perché quello lo spero. Poi ho scritto altre cose che insomma sono personali. Vedete voi, ho trovato una farfalla di plastica, infatti l'ho trovata per terra, come il pupazzetto, proprio il pupazzo, ma un pupazzetto, un pupazzo grosso in mezzo alla strada. Altre cose, so, mettete, ho sognato dei tali, una persona che non sognate mai, la tal mia amica che non vedo da anni mi è venuta a trovare, la tal mia amica che non vedo da anni mi ha cercato. Io ad esempio, vogliamo vedere, questo parla della salute, quindi sono cose personali. Ho visto un frisbee, l'ho visto 2 giorni dopo, passando in un posto dove non passo mai, ma ci sono andata per conto di mia madre e in questa vetrina c'era proprio un frisbee, che io il frisbee non lo vedo dagli anni 80. Poi cosa ho visto? Ho visto un fenicottero, ve l'ho già detto. Achille Lauro canta con Annalisa. E a te che te, l'altro giorno alzo gli occhi, c'era Achille Lauro che cantava con Annalisa, penso una canzone di Sanremo di qualche anno fa, ma io non li avevo mai visti, non lo sapevo questa cosa. Cioè, vi potete sbizzarrire fra amici, parenti, persone famose. Johnny Depp si risposa,
Mara Venier si è tagliati i capelli corti, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Una mia amica si è sposata, che pensi che non si sposerà mai, magari si è sposata o si è fidanzata, insomma. Dovete voi, ma fate anche molte cose. Ho visto la macchina rosa, ho visto una macchina a pois, ho visto una macchina a righe, delle cose strane. Vedete voi, scrivete, poi mettete anche in mezzo i vostri desideri. Mi hanno offerto un caffè, per strada un signore mi ha fatto un complimento, ho visto qualcuno inciampare per strada ma non si è fatto niente. Io avevo messo anche, ho visto un elicottero e qualche giorno dopo ero lì che lavoravo, mi è passato direttamente sulla testa l'elicottero bassissimo. Vedete voi, insomma, film. Hanno dato il film, un film che non danno mai. Ci sono dei film che danno sempre, tipo Pretty Woman. Voi mettete un film che non danno mai, nel giro di un mese, 15 giorni, 2 mesi lo daranno. Allora, come funziona? Voi scrivete 10 cose tutti i giorni. Non le dovete scrivere così alla cavolo di cane. Allora, vi mettete in una stanza dove c'è silenzio, vi rilassate, entrate dentro voi stessi, ci deve essere la vostra consapevolezza lì, non pensate ad altre cose mentre scrivete, non scrivete in fretta, vi mettete lì, mettete giorno 1 e la data, così quando poi si avverano voi potete mettere di fianco dopo quanti giorni si sono avverati, così per avere un'idea. C'è della gente che avvera subito, Io vedo che vado dall'istantaneo a 20 giorni circa, per quelle che ho fatto, che non le ho fatte tutte. Le altre cose chiaramente io le etichetto importanti, come la salute, il lavoro, così, e chiaramente c'è la resistenza e ci vorrà di più, ma arriveranno. Però io che non credevo assolutamente che potesse scrivere una cosa potesse farla apparire, cioè sono rimasta veramente sconvolta. Niente, allora voi prendete la biro, con la biro, la carta, con calma, vi concentrate e cominciate a scrivere lentamente. Mentre scrivete, scrivete lentamente a mano. Mentre scrivete le ripetete dentro la vostra testa, anche a voce alta, ma nella vostra testa le ripetete e al limite le leggete un paio di volte. Finito i 10 o 20, quelli che volete, però almeno 10, quella pagina lì la girate e per 8 giorni non la dovete più guardare. Non la dovete più guardare. Forget it, dimenticatevela proprio. Il secondo giorno fate la stessa cosa. Mi raccomando, posto silenzioso, concentrato, entrate dentro voi stesse, pensate, ogni cosa vi viene in mente, una dopo l'altra vi verranno in mente, le scrivete, anche delle cose strane, perché tanto le cose strane poi le puoi vedere anche in un cartone animato, tipo l'asino che vola. Ho visto un pavone, io avevo scritto ho visto un pavone, ho alzato gli occhi sempre lì quando ero nella mia poltrona e c'era mia sorella stava guardando la casa nella prateria, la prima cosa che ho visto in primo piano era un pavone perfettamente disegnato su una cosa di legno. Poi il pavone l'ho visto anche dal vivo. Per dire, cioè proprio alzi gli occhi e ti trovi la manifestazione, non cercatele le manifestazioni, cioè non andate in giro, devo vedere il pavone, perché le manifestazioni vi trovano, capito? Niente, fate così per 10 giorni, per 14 giorni. Voi non guardate mai quello che avete scritto il giorno prima. Arrivate all'8° giorno, vi rileggete il primo giorno e guardate cosa si è manifestato e vi segnate più o meno quanti giorni dopo e cosa, se l'avete visto in TV, se l'avete visto dal vivo, se l'avete visto in un cartone e quello, e vi fate la nuova lista. Il 9° giorno guardate la seconda pagina, il 10° giorno guardate la terza pagina e così via. Quando arrivate a 14, se avete ancora voglia di fare questo gioco, continuate. Io ho continuato perché è divertentissimo,
perché quando voi comincerete a manifestare anche queste piccole cavolate o anche più grosse, tipo, non so, ho trovato 50 euro per terra, mi hanno regalato un anello, il mio fidanzato mi ha regalato, mi ha fatto un bellissimo regalo, qualcuno mi ha mandato dei fiori, ho ricevuto una dichiarazione d'amore, qualsiasi cosa potete mettere. Quando poi le cose funzionano, e vedete le manifestazioni, vi dico io che diventa, e non lo dico solo io, lo dicono tutti quelli che sono nel mondo della manifestazione, diventa una droga. I giorni che non manifesti ti manca, perché ci sono dei giorni che magari manifesti tre cose, è proprio un giorno di creazione pazzesca, e poi magari per 2 o 3 giorni non manifesti niente, poi dopo arriva, boom, la manifestazione grossa. Io tra l'altro quando scrivevo queste liste, alcune cose mi erano venute in mente, ma non le avevo scritte. Allora, quasi tutte le cose che mi sono venute in mente in un secondo, così, si sono tutte avverate. Una purtroppo è stata brutta, ma non è colpa mia, nel senso che mi è venuta in mente non apposta una notizia brutta ed è successa dopo 3 quarti d'ora. Non l'ho fatta apposta, quindi quando dico state molto attenti a quello che dite, a quello che pensate, perché possono succedere. E, ecco, una cosa che ho manifestato non solo con la lista, ma soprattutto con le visualizzazioni, questa io la considero grossa perché ha mosso qualcuno o qualcosa, non c'era solo da vedere. Mia madre ha dietro una colonia di gatti al cimitero qua a Reggio Emilia da anni, e c'era un gatto che erano mesi, mesi e mesi che non si presentava più, e mia madre era convinta che fosse morto. E allora gli ho detto, mamma, non dir così perché, come vi ho appena detto, bisogna dire le cose positive per farle succedere. E io allora mi sono messa d'impegno, ci ho messo un mese, mi sono messa d'impegno a immaginare mia madre che entra dalla porta e mi dice, Elena, è tornato Renato, tutta contenta, no? Perché il gatto si chiama Renato. E niente, io continuavo a dirgli, mamma, abbi fede, dai, che ci sto lavorando, però dentro di me avevo paura che non succedesse, perché comunque siamo umani, io non sono un super manifestatore da anni e anni che fa così e fa le cose, però ci speravo, insomma, perché ho visto quante cose avevo manifestato, e 2 mattine fa io mi stavo preparando per uscire, sento mia madre che entra, esattamente la scena che avevo immaginato, e mi dice, Elena, è tornato Renato. E tra l'altro sta bene perché era già successo che sparisse, addirittura era sparito 2 anni ed era ritornato, però era ritornato perché era gravemente ferito in seguito a un incidente, aveva bisogno di aiuto. Allora io quando me lo sono immaginato che tornava e stava bene, non che poverino gli succedesse qualcosa e tornasse perché aveva bisogno, perché sapeva che gli sarebbe stato curato. E non solo è arrivato che sta bene, ma è molto più ciccione, ha il pelo molto più lungo, quindi l'ho proprio manifestato che è tornato e che sta molto molto bene il nostro Renato. Ma altre cose pensate al momento, adesso addirittura c'è, non aspetto più alla cassa praticamente, a parte che non mi interessa, io vado quasi sempre al supermercato alle casse quelle automatiche e non mi interessa aspettare, però capita che in alcuni negozi non ci sia la cassa, no? Quella automatica, devi andare alla cassa normale, e allora mi sono messa a testare questa cosa, non perché non voglio aspettare, assolutamente, e niente, io mi metto lì e dico mi lascia passare, come se fosse una certezza. È già successo 4 volte. E un'altra è stata, dovevo fare una SIM card per mia sorella perché le ho comprato un GPS da mettere nella macchina, perché qua sotto hanno rubato una Panda uguale alla sua, allora lei è andata un po' in crisi, ho detto guarda ti compro il GPS, però dovevo comprare una SIM card, ed era mattino presto, sono andata alla Wind, davanti a me c'era un ragazzo
E io avevo fretta perché dovevo andare a lavorare, avevo dovuto aspettare fino alle 9, se no io ero già a lavorare alle 7. E niente, questo ragazzo ho capito che era una cosa lunga, da come parlava così. Allora io dentro di me ho detto, ma tranquilla ma con decisione, come se fosse una certezza. Dice che ci pensa e se ne va. Lui dopo 30 secondi si è alzato, ha detto ci penso ed è andato. E lo sto facendo in tutti i negozi. E ci sono delle cose che basta che le penso succedono. Me ne sono successe tantissime, solo pensate, e, e quelle sono istantanee. Quelle solo pensate e poi dimenticate sono sempre istantanee, cioè nel giro di un giorno, nel giro di un'ora. Fate questa lista. Fate questa lista, allora mi raccomando, le istruzioni, carta, penna, penna, silenzio, tranquille, entrate dentro di voi, scrivete lentamente, mentre scrivete ripetetevelo nella mente per fissarlo all'inconscio, magari ve lo rileggete 2 o 3 volte per fissarlo all'inconscio, sempre ripetendo dentro di voi. Io addirittura mi visualizzo le parole che mi passano come in un film, però ognuno ha la sua tecnica. E fino all'8° giorno non andate a rivedere niente, non fatelo, non fatelo, perché questa tecnica funziona come l'ha creata Joseph, mi raccomando. Poi arrivate all'8° giorno, guardate il primo, al 9° giorno guardate il secondo, e dopo quelli vecchi li potete sempre riguardare, perché alcune manifestazioni magari arrivano anche dopo 2 mesi. E poi se dopo passati 14 giorni vi siete divertite, lo potete rifare. Poi per le cose più grosse, a parte che può funzionare anche per le cose più grosse, sono io che ho l'assunto che funziona solo per le cazzate, devo cambiarlo questo assunto. Però per le cose più grosse, se anche voi fate cose piccole e medie, che come vi ho già detto non esiste manifestazione piccola e media, perché come vedi una macchina rosa, così vinci un gratta e vinci da 10.000 euro. E chiaramente è solo la nostra resistenza che fa diventare le cose ci vuole più tempo, ecco. Però magari voi non siete come me, magari voi ci credete, cioè no, non c'entra neanche crederci. Sono delle credenze interiori che ci dobbiamo togliere, tipo i soldi sono difficili da vincere. Magari dentro il medico sono facili, ma è la credenza dell'inconscio che dobbiamo cambiare. E vi darò un'altra tecnica la prossima volta. Per favore fatemi sapere se fate questa tecnica e cosa avete manifestato. Ciao, alla prossima!